Come fai a capire quando la tua azienda o l'organizzazione sta saturando un mercato o più precisamente una nicchia di mercato? In questo video vedrai l'esempio specifico di un'organizzazione per vari motivi specifici che capirai proseguendo. Ho preso l'esempio di Extinction Rebellion, che è una organizzazione ambientalista che ha varie somiglianze con un'altra di nome Fridays for Future e più avanti farò un commento a riguardo. L'ho presa anche perché, se noi andiamo a vedere il numero di iscritti, in questo caso al canale Telegram, se vogliamo è simile a tante PMI che hanno una presenza social. Se noi volessimo vedere se questa organizzazione sta saturando, in funzione dei dati Telegram, in particolare in funzione degli iscritti Telegram, ci servirebbe la serie storica di questo numeretto. Peccato che su Telegram, a meno che non sia direttamente l'amministratore del gruppo, non si riesce a recuperare questo dato. Ho cercato in lungo e in largo e dopo un'ora essenzialmente ho lasciato stare. Fortunatamente questa organizzazione ha altri canali social più tracciati e più tracciabili, come ad esempio Instagram. Su Instagram il cliente, il potenziale cliente o il potenziale attivista ha una soglia di attenzione più bassa rispetto a qualcosa di più intimo come infatti Telegram. Infatti vedi che qua il numero è 10 volte maggiore, ma la qualità di questo 10x maggiore lo vedi anche dal tasso di interazione. Prima di registrare il video potevo avere la serie storica completa del numero di follower totali e adesso no. Questa cosa più avanti comporterà un commento su cui io ti chiedo un atto di fede. Ci rimane da valutare la crescita dei seguaci su YouTube, anch'esso considerato più intimo, più rappresentativo dei seguaci effettivi rispetto appunto a Instagram o anche TikTok. In questo caso vediamo 1720 iscritti, un numero simile ai membri sul gruppo di Telegram, in quel caso era maggiore di circa 500 unità. Ma anche qui, come nel caso di Telegram, non riusciamo a recuperare in maniera rapida e facile la serie storica di questi iscritti. Noi possiamo utilizzare questo aggregatore che ci fa vedere varie statistiche descrittive, ma come vedi qui la serie storica è molto limitata. Anche ci serve fare una cosa veramente da smanettoni, cioè utilizzare questo sito, l'archivio del web. In questo caso vedi che io sono a marzo 2020 e abbiamo 196 iscritti e questa cosa me la segno. Andiamo avanti con la data, 27 luglio, abbiamo questo numero di iscritti, un raddoppio e me lo segno. Andiamo a novembre 2024, abbiamo 480 iscritti. Andiamo ai primi del 2021, 630 iscritti. A seguire questo numero, quest'altro numero e siamo già al 2023 e oggi ammontano a 1720, ma questo numero lo rivedrai. Qui ho fatto più o meno un riassunto degli iscritti su vari canali di comunicazione, che sia organizzazioni che aziende di solito hanno vari canali di comunicazione, e ho fatto un po' due conti. Considerando che questa organizzazione fa più presa ad un certo intervallo di età, ho verificato come il numero di iscritti per canale si rapporta rispetto alla popolazione obiettivo, che ho identificato fra i 13 e i 34 anni. Vedi che praticamente abbiamo dei prefissi telefonici, ma non ci dovrebbe stupire. Perché? Perché a livello di fenomeno questo tipo di organizzazione tratta, purtroppo per fortuna, un qualcosa di estremo a livello di interesse rispetto alla popolazione. Vedi infatti che su YouTube, rispetto alla popolazione obiettivo calcolata sulle persone, non sui potenziali visualizzatori su YouTube, abbiamo un grado di interesse che possiamo identificare come Sigma 4. Quindi una nicchia estrema dal punto di vista, sottolineo, statistico. Dal punto di vista, se vogliamo, politico, qualcuno li identifica ancora una volta come estremisti, ma questo è un altro discorso che non fa parte di questo video. Su altri canali come Facebook e Instagram vedi che
siamo fra il sigma 3 e il sigma 3.5. Ripeto, questi sigma sono quelli che statisticamente si chiamano eventi estremi, nella fattispecie per una distribuzione normale. In questo caso normale si può definire l'interesse verso una certa tematica ambientale o più generalmente sociale. Nella scheda successiva ho fatto la serie storica tutti i dati raccolti a manina tramite l'archivio del web, e qui vedo una cosa che va a rispondere finalmente, direi, all'oggetto di questo video. Quando saturi? Quando vedi una cosa che alle scuole superiori ti annoiava, perché comunque ti facevano fare dei conti abbastanza fine a se stessi, e questi conti avevano a che fare con una funzione detta logaritmo. Vedi che da qui a qui abbiamo una certa inclinazione, la chiamiamola retta, e da qui in poi ne abbiamo un'altra. Ecco, questa curva, se vogliamo approssimare queste spezzate ad una curva, è un logaritmo. Quando un tuo indicatore chiave di prestazione, in questo caso gli iscritti, nel caso delle aziende il fatturato, diventa una funzione logaritmica, stai saturando la tua nicchia di mercato in funzione di una serie di cose che fai, e poi questa cosa la discuterò ulteriormente. Qualche parola in più sulla funzione logaritmica. Abbiamo una forte crescita all'inizio e poi una lentissima crescita dopo un certo periodo che possiamo identificare come picco. Volendo, questa cosa si può espandere introducendo il concetto di funzione logistica che si usa per le popolazioni anche in ecologia, ma non voglio appesantire ulteriormente il discorso dal punto di vista matematico. Ora si potrebbe tentare di investigare da cosa dipende questa saturazione. Un'idea è utilizzare le tendenze di Google per vedere se il quanto si parla di questo gruppo, quindi la loro esposizione digitale, ha un'influenza sul numero di iscritti. Io ho scaricato questi dati, li ho messi in una scheda a sé stante. Questa è, diciamo, il grado di interesse medio. Definire questa metrica può dare dei problemi, quindi metodologicamente si può discutere, ma come vedi non abbiamo una chiara interazione fra l'interesse mediatico e quindi l'esposizione e gli iscritti. Detto in altre parole, il numero degli iscritti non sembra dipendere su YouTube dal quanto se ne parla, mentre invece, come dicevo prima, se fai un atto di fede, ti posso dire che il quanto se ne parla influenza la crescita sul profilo su Instagram. Però ripeto, su Instagram non sappiamo quanti attivisti effettivi il gruppo ha. Quindi, secondo me, fa più fede il gruppo Telegram o YouTube, e da come ho fatto vedere queste due cose non risultano affatto collegate. Quindi si può dire che Extinction Rebellion Italia ha saturato in funzione della loro linea comunicativa, perché una Y, in questo caso la saturazione o gli iscritti o un KPI, è sempre in funzione di almeno una X, nei fenomeni sociali svariate X. Ma se noi proviamo a prendere un gruppo meno estremo, anche a detta degli stessi attivisti di questo gruppo, cioè il fratello maggiore di nome FFF, vediamo che il numero di iscritti non è così diverso, nonostante hanno una linea comunicativa detta più morbida, più diplomatica e altre cose. Quindi sono due nicchie, chiamiamole sovrapponibili, che però non riescono ad andare oltre certi numeri, perché in ogni caso, lo faccio rivedere, trattano una tematica che purtroppo, per fortuna, risulta rara come interesse per la loro popolazione di riferimento. Nel caso delle aziende vendono prodotti o servizi molto molto particolari. Quindi non importa quanto martelli di comunicazione, sponsorizzate e pubbliche relazioni, ma tenderai sempre a crescere pochino perché oramai hai saturato il mercato. Concludendo, come hai sentito, questo video dal punto di vista tecnico della statistica non c'è granché. C'è stata però molta pazienza dal punto di vista della raccolta dei dati
e un minimo di raffinazione metodologica che ha vari limiti. Ribadisco che la saturazione dipende dalla linea comunicativa, ma anche da altre cose che non fanno parte degli argomenti di questo canale. Se anche alla tua azienda o organizzazione interessa studiare un indicatore di prestazione chiave in ottica di funzione che dà delle idee per quanto riguarda la saturazione di quell'indicatore, ne possiamo parlare in maniera preliminare in una chiamata gratuita di circa 30 minuti. Puoi prenotare questa chiamata andando sul sito www.staticalmo.com nella pagina contatti dove troverai il bottone dedicato. Ti saluto e spero di rivederti su questo canale, nonostante comunque oggi ho trattato un argomento che tendenzialmente può scoraggiare. Ciao e alla prossima!